Salve ragazzi, benvenuti o bentornati su Miss TV. Io sono Queen of Mischief e oggi vi porto con me in un viaggio memorabile che, credetemi, non vi pentirete d'aver intrapreso. Avete mai desiderato vedere la Cornovaglia? Mettervi sulle sue scogliere a picco sul mare e guardare le onde che si infrangono sulla spiaggia? No? Beh, oggi vi convinco io. Questa serie, ragazzi, ha tutto. Attori meravigliosi, panorami mozzafiato, melodie che entrano nel cuore e storie d'amore travagliate ma mai troppo melense. Sto parlando di Poldark, serie TV di BBC One approdata in Italia sul canale di La F. Poldark è tratto dalla serie di romanzi scritta da Winston Graham nel 1945. La serie si divide in 5 stagioni che vanno dalle 8 alle 10 puntate ed è un gioiellino tutto da scoprire. Cornovaglia 1783. Il capitano Ross Poldark torna a casa dopo aver combattuto nella guerra d'indipendenza americana, ma al posto del caloroso bentornato che si aspettava, trova qualcosa di molto diverso. Suo padre è morto. La sua proprietà di Nampara è in rovina e la sua promessa fidanzata Elizabeth si prepara a sposare suo cugino. A rendere le cose ancora peggiori, le finanze dei Poldark sono disastrose e tutto quello che gli rimane sono 2 vecchi servitori ubriachi e una casa che non è più come la ricorda. Pur di allontanarsi dal dolore di vedere la sua fidanzata tra le braccia del cugino più giovane, Ross è quasi convinto a lasciare la Cornovaglia e partire per Londra. Ma l'incontro con una giovane di Lagan, chiamata Demelza, lo aiuterà a decidere di restare e combattere per la sua terra. I punti forti di questa serie sono i personaggi, i paesaggi e la colonna sonora. Ross Poldark e Demelza sono i 2 protagonisti indiscussi della serie, i 2 pali portanti che tengono in piedi la baracca. Ross è un eroe di guerra, tormentato da un amore che non riesce a dimenticare e da uno a cui invece vorrebbe dare tutto se stesso. È una di quelle persone su cui si può fare totale affidamento, ma è anche testardo fino all'inverosimile, talmente abile nel parlare da potersi difendere perfino da solo in un'aula di tribunale. Ross è descritto esattamente come si potrebbe immaginare un personaggio del 1700 e malgrado possa farvi arrabbiare, parecchio anche, in definitiva, è un personaggio a cui non è possibile non voler bene, anche con tutto il suo corredo di errori che lo rendono un personaggio profondamente riuscito. E poi c'è Demelza, una donna del suo tempo scritta con una certa modernità. Comincia come una ragazzina analfabeta e un po' ribelle, per poi diventare nel corso della serie letteralmente un'icona. Una donna che ama con tutta se stessa, ma che non ha paura di affondare gli artigli là dove fa più male e di ripagare chi le ha fatto un torto con la sua stessa moneta. Insieme sono un'esplosione di romanticismo e tenacia, quel genere di amore che fa fatica a consolidarsi, ma proprio per questo supera anche le difficoltà più dure. Le musiche sono meravigliose. A partire dalla splendida sigla, passando poi per le canzoni intonate da Demelza, la splendida Eleanor Tomlinson, questa colonna sonora non potrà fare a meno di stregarvi, conquistarvi e farvi sognare. E parlando invece di paesaggi, la Cornovaglia è l'ambientazione perfetta per concludere questo golden trio della serie. Sentirete di poter respirare a pieni polmoni aria nuova, vedrete la terra stessa respirare insieme ai protagonisti e la marea mutare insieme alle loro emozioni e alle loro storie. La Cornovaglia non è soltanto un posto, è un personaggio. Voto personale 9, perché se sei la BBC e decidi di fare una serie in costume, difficilmente fallirai. Anche per oggi è tutto, non dimenticate di mettere mi piace al video e di condividerlo con i vostri amici. Un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief.